Compost pronto in 3 settimane, in sole 3 settimane. È possibile secondo voi? Beh, in questo video è proprio quello che andiamo a scoprire. Parliamo ancora di compost, sì, parliamo ancora di compost, ma oggi vi voglio mostrare com'è possibile fare un compost, un ottimo compost in sole 3 settimane, grazie agli inoculi. Che cosa sono gli inoculi? Sono degli starter, degli acceleratori che mettiamo all'interno della nostra materia organica che permettono di velocizzare il processo di decomposizione. Quali sono questi inoculi? Beh, innanzitutto i batteri che possiamo crearci in casa. Se non l'avete visto il video, ve l'ho portato sul canale, ve lo metto qui in alto, andatelo a vedere. Oppure della sostanza organica, quale? Ad esempio l'ortica. Ragazzi, l'ortica contiene moltissimi sali minerali, quei sali minerali che poi ci ritroveremo all'interno del compost, che vanno dal fosforo al potassio, al calcio, al magnesio e chi ne ha più ne metta. Quindi l'ortica è un ottimo inoculo, è anche un'ottima sostanza organica da mettere all'interno del compost, perché tutti quei sali minerali che contiene la pianta ce li ritroveremo all'interno del compost e potranno essere sfruttati dalle nostre piante che metteremo sui letti. Quindi ora, bando alle ciance, andiamo subito a vedere come strutturare il compost per avere un ottimo risultato in sole 3 settimane. Allora, qui c'è il compost che è nella seconda fase. Questo compost ha all'incirca un mese, la temperatura è più o meno sui 40 gradi. Qui c'è il compost pronto. Questo è già pronto, un po' già l'ho utilizzato sui letti, e qui è dove andremo a realizzare il nostro compost, il compost pronto in 3 settimane. Proviamo. Preparare il compost è proprio come preparare un piatto, preparare una ricetta. Quindi che cosa abbiamo bisogno? Di tutti gli ingredienti e dobbiamo mescolarli sapientemente per creare il piatto perfetto, quindi per creare la ricetta giusta. Oltre alla sostanza organica, questa volta utilizzerò del letame, quindi ho proprio bisogno del letame. Ed eccolo qui. Qui abbiamo il mio verde, ovvero l'azoto, qui c'è del marrone, lì c'è dell'altro marrone, del fieno secco, qui altro verde, e qui abbiamo l'inoculo che vi dicevo prima, l'ortica, questa qui. Ma oltre a questo poi, qui abbiamo l'acqua, quest'acqua qui, quest'acqua è acqua piovana. Questo è un altro inoculo, ragazzi. Questi sono i miei batteri, i batteri che ho preparato partendo dai lattobacilli. Eccoli qui, questi sono lattobacilli e melassa. Se non avete visto il video vi ricordo di andarlo a recuperare sul canale. Quindi questi andranno poi nell'acqua, questi sono circa 20 litri d'acqua e questi sono circa 200 ml di batteri. Poi abbiamo della cenere e qui abbiamo scarti organici di cucina. Quindi ora dobbiamo mescolare tutti questi ingredienti in questo box qui. Bene, partiamo dal marrone, ovvero dalle mie foglie secche. Quindi ne metterò un po' in basso. Un po' di erba secca, sempre in basso. Ora del verde, ovvero dell'azoto. Poi c'è un po' di sfalcio d'erba vecchio di qualche settimana e un po' di erba tagliata da poco. Poi ci sono scarti dell'orto, ad esempio le foglie delle carote che ho raccolto qualche settimana fa. Ok, ora un po' di letame. Siamo. A questo punto inserisco il mio primo inoculo, ovvero l'ortica. La metto così e la sminuzzo un pochino con la pala in modo da allargare la superficie, in modo che i batteri possano digerirla meglio. A questo punto vado a inserire un po' di cenere di camino, un po' di scarti di cucina. C'è anche la carta, mi raccomando, anche questa dei tovaglioli che magari pulite i piatti, anche questa può entrare all'interno del compost ed è un ottimo carbonio, un ottimo marrone anche la carta. Guardate, qui invece ci sono dei gusci d'uovo. Questi daranno calcio al mio compost, daranno calcio alla mia sostanza organica. Ora un altro po' di foglie secche. Guardate, c'è anche dei rotoli di carta igienica, anche questo è un ottimo marrone.
A questo punto dobbiamo bagnare un po', ma non bagno con acqua, bensì bagno con i miei batteri. Quindi aggiungo alla mia acqua, questi sono all'incirca 20 litri, 200 ml di batteri. Il rapporto è 1 a 100. Ora lo verso per comodità all'interno di questo. Eccolo qui, questo sarà il mio secondo inoculo. Vado a bagnare quello che ho messo finora. Aggiungo altro letame. Guardate, questo letame di cavallo, questo all'incirca 6 mesi. Guardate, anche questo alla fine è un compost, perché qui dentro c'è erba secca, c'è azoto, c'è carbonio, quindi anche questo da solo sarebbe un compost. Quindi la sostanza organica qui dentro viene decomposta dal lavoro dei batteri e forma compost. Altro verde. Ok, ora erba secca. Un po' di sfalcio d'erba che ha qualche settimana. Arrivati a questo punto do un altro po' d'acqua e utilizzo sempre i miei batteri. Guardate che bel colore. Siamo a circa a metà della pila, quindi devo continuare a mettere roba perché devo raggiungere all'incirca 1 metro cubo. Aggiungo altra cenere. Questo è un ottimo potassio che mi ritroverò all'interno del compost. Altri scarti di cucina. Qui dentro c'è le bucce di banana, questo è altro potassio che darà al mio compost. Altro letame. Ok, aggiungiamo altre foglie secche per bilanciare il rapporto di azoto dato dal letame e dall'erba, quindi dobbiamo aggiungere altro carbonio e le foglie secche sono un ottimo carbonio, perché queste ne ho a volontà. Ho 2 alberi di quercia enormi avanti casa che in questo periodo è un incubo. Ok, ora bagniamo un po'. Perché comunque il letame è molto secco e anche le foglie e l'erba secca, quindi non basta solo l'inoculo dei batteri. Così e continuo ad aggiungere verde. Aggiungo anche dell'altra ortica, eccola. Può bastare, vediamo. Ora continuo ad aggiungere altro materiale fino ad arrivare su, fino a circa 1 metro cubo e poi vediamo con l'acqua. Eccoci qui, pila terminata. Abbiamo alzato all'incirca di 1 metro, quindi è 1 metro per 1 metro per 1 metro, 1 metro cubo. Ora do giusto un altro po' d'acqua. La mia pila è pronta, questa rimarrà così per circa 5 giorni, dopodiché comincerò a rigirare il compost un giorno sì e un giorno no, per 3 settimane e piano piano vediamo che cosa sta succedendo all'interno, che cosa succede alla nostra sostanza organica che abbiamo messo qui dentro. Amici, sono passati 5 giorni e un taglio di capelli, quindi è giunto il momento di girare tutto il compost. Temperatura a 50 gradi, vediamo se si riesce a vedere. Ecco come si presenta dopo 5 giorni, guardate quanto è sceso, l'avevo riempito fino a questo livello, guardate di quanto si è abbassato. Non avendo a disposizione un box libero, perché lì c'è il compost pronto, qui il compost che ha all'incirca 1 mese, quindi questo nuovo non posso girarlo in un altro box, quindi che faccio? Sposto prima tutto quanto qui fuori e poi dopo lo rimetto all'interno del box.
Guardate che vapore che esce, molto caldo. Guardate, molto asciutto, cercando di rimettere le parti laterali al centro, però guardate, è molto asciutto. Mentre lo giro aggiungo l'acqua. Anche l'acqua serve da attivatore, con l'acqua i batteri riusciranno meglio nel loro lavoro di digerire la sostanza organica. Quindi vedete, anche se non si ha tanto spazio, possiamo sempre aiutarci tirandolo fuori dal box. Una volta rigirato lo rimettiamo all'interno del nostro box. Gli abbiamo dato una bella mescolata, una bella amalgamata. Ora lo girerò un giorno sì e un giorno no. Oggi è il giorno 5 del mio compost. Tornerò nuovamente a girarlo al giorno 7, al giorno 9, al giorno 11 e così via fino a 3 settimane. Siamo arrivati al giorno 7, iniziamo di nuovo a rigirare tutto. Temperatura 60 gradi, perfetta. Questa è la temperatura perfetta che deve avere il compost. Guardate, 7 giorni con gli inoculi giusti. Guardate come si sta trasformando. Tolgo il centro per questioni di spazio, lo metto qui. Guardate come si inizia a vedere sempre meno verde. Sto togliendo il centro, che è la parte sempre più calda, così posso metterci i laterali al centro e questo lo metterò sopra sui lati. Sette giorni andata, ora ci rivediamo al nono. Ragazzi, è il nono giorno, sì, è buio, temperatura 60 gradi. Al nono giorno. Ecco come si presenta al nono giorno il mio cumulo. Giorno 13. Giorno 13 andato. Amici, giorno 15, come vedete alle mie spalle si è liberato il box, perché anche il compost che era qui è pronto, quindi l'ho passato qui dentro, in quest'altro box dove conservo, dove stipo il compost pronto. Quindi ora posso spostare, posso rigirare finalmente, completamente questo compost in quest'altro box. Giorno 15, ecco come si presenta il compost. Ho messo del cartone in modo che non passi attraverso le tavole dei bancali. Guardate com'è già bello decomposto dopo 15 giorni. Manca una settimana. Una settimana e questo compost sarà pronto per essere utilizzato. Questo risultato è dovuto soprattutto al lavoro dei batteri, al lavoro del mio fertilizzante, del mio starter che ho utilizzato qui dentro, che dopo 15 giorni la materia organica è così. Amici, siamo arrivati al giorno 17, siamo quasi alla fine dell'opera, siamo quasi alla fine delle 3 settimane e ora rigiro tutto il mio compost. Ecco il compost come si presenta dopo 17 giorni. La temperatura è ancora a 40 gradi, però guardate com'è decomposta. Guardate, la cosa che è cambiata di molto è l'odore, ragazzi. Sta prendendo l'odore del sottobosco ed è fantastico. Ho finito di girare il mio compost anche oggi. Siamo al 17° giorno.
Siamo arrivati al giorno 19. Dopodomani il compost sarà pronto per essere utilizzato. Ora lo rigiriamo per la penultima volta. Temperatura poco più di 20 gradi. Non so se si riesce a vedere. Vuol dire che l'attività batterica piano piano sta cessando, è terminata. Ecco qui come si presenta il compost dopo 19 giorni. Guardate che trasformazione. Perfetto. Cosa importante da fare quando si gira il compost con la forca è questo, è sgretolarlo con questi movimenti qui, in modo da separare eventuali grumi. Che spettacolo! 19 giorni, guardate che compost. Ragazzi, siamo al 21esimo giorno in questa freddissima giornata invernale. Oggi è giunto l'ultimo giorno del mio compost, il compost fast, ovvero il compost fatto in sole 3 settimane grazie agli inoculi, grazie ai miei batteri. Andiamo subito a vedere in che stato è il mio compost. Temperatura 19 gradi, l'attività batterica è quasi del tutto cessata. Bene, ora trasferisco per l'ultima volta, rigirerò per l'ultima volta il mio compost, quindi da questo box lo trasferisco in quest'altro. Ho messo i cartoni per evitare che fuoriesca, che ormai è diventato molto fine, quindi lo trasferisco per l'ultima volta. E questo, amici, è compost pronto, utilizzabile fin da subito. Per ora mi metto subito al lavoro e dopo, quando ho finito, tiriamo le conclusioni. Guardate che spettacolo, in sole 3 settimane, ragazzi, il risultato è fenomenale. Vi ricordo, grazie agli inoculi, grazie ai batteri. Ho finito di rigirare, di spostare tutto il mio compost per l'ultima volta qui. 21esimo giorno, ecco qui. Guardate che compost. Guardate. Non è servito nemmeno setacciarlo. Amici, eccoci qua, sono 21 giorni, ho rigirato tutto il mio compost. Il compost è pronto, questo solo grazie agli inoculi, grazie ai batteri, alla soluzione batterica che ho utilizzato all'inizio del processo. Per chi se l'è perso, ragazzi, vi metto il video di come preparare la soluzione batterica per velocizzare il processo di compostaggio sia qui e sia giù in descrizione. Mi raccomando, è fondamentale per far sì di avere un compost pronto in 21 giorni, in sole 3 settimane. Che cosa è successo al mio compost? Perché questa velocità, questa trasformazione? Ragazzi, in 21 giorni la cosa è incredibile, siamo passati da questo a questo. È incredibile. La colonia di batteri che ho dato all'inizio del mio processo, all'inizio quando ho creato la mia pila di compost, non ha fatto altro che aumentare, perché aveva spazio e aveva cibo, quindi è aumentato in maniera esponenziale e ha digerito prima la mia sostanza organica. Per questo è stato così importante quell'inoculo, per questo solo grazie a quell'inoculo in solo 21 giorni si è potuto arrivare a questo. Un compost ottimo, utilizzabile, dall'odore incredibilmente buono, un odore di sottobosco fresco. Anche il fatto di rigirarlo, di girarlo più volte, che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che omogenizzare la mia sostanza organica e quindi permettere ai batteri di digerirla meglio, di digerirla in maniera più rapida. Ai più scettici consiglio di preparare la soluzione batterica e poi di fare anche voi il compost a casa, provare per credere e poi mi direte il risultato. Ho fatto alcune prove per arrivare a questo e ho voluto condividerlo con voi, perché sono sicuro, per chi ha molta terra, che ha molto orto, avere del compost pronto in 21 giorni è una cosa fondamentale che gli agevolerà notevolmente il lavoro. Amici, per oggi è tutto. Seguirà un video in cui testerò questo compost, lo testerò, lo metteremo a confronto anche con altri, quindi mi raccomando, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale qui in basso, lasciate un commento, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao, agliù!